Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo è il secondo video, la seconda parte conclusiva per quanto riguarda il generare e generatore di segnali PWM. In questo caso con con un PLC Siemens S7 1200 vedremo come regolare la velocità di un motorino 24 volt con un segnale analogico, quindi cambiare la rotazione attraverso il nostro segnale PWM. Ma prima di passare alla programmazione, vediamo in anteprima quello che dobbiamo realizzare. Bene, andiamo a vedere di cosa si tratta. Questo è il pannello HMI tramite il quale possiamo controllare il nostro motorino. Come abbiamo detto, simuliamo un segnale analogico da 0 a 10 volt, dove il digitale 0 va a 0 volt, il 27648 che ho sbagliato vale 10 volt. Se vado ad inserire questi valori, premo lo Start. Ecco, mi dice che l'uscita del PWM, la durata dell'impulso è 4340. Per quanto riguarda la velocità del motorino siamo al 43%. Se vado a modificare questo valore, metto 18.000, andiamo al 65%, così il motore è acceso, così il motore è spento. Ma vediamo direttamente con la nostra webcam il motorino in rotazione. Il funzionamento del nostro motorino. Ecco, vediamo che sta ruotando con un numero di giri che corrisponde al 36%. Vado a diminuirlo, 8 meno, lo metto a 15.000, corrisponde al 54%. Ancora più veloce fino a 27.000 se c'è il valore massimo, infatti alla massima velocità al 100%. Bene. Quindi, dopo aver visto qual è l'obiettivo, passiamo adesso alla programmazione con il TIA Portal per il nostro PLC. Bene, andiamo pure avanti. Ed eccoci nell'ambiente di programmazione, ho già caricato il mio PLC, CPU 1214, DC, ho già dichiarato alcune delle variabili che possono servirmi, così facilitiamo il lavoro, e ci ho anche già caricato l'HMI, la pagina base sulla quale poi metteremo i nostri oggettini per la visualizzazione dei risultati. Ritorno sul main e adesso devo configurare il nostro PWM, quindi PLC, proprietà, per adesso tolgo il segno di spunta perché l'avevo già utilizzato, e quindi qua sulla scheda generale mi trovo generatore di impulsi PT e PWM. Ce ne sono 4, 1, 2, 3, 4, scelgo il primo e vado ad attivare questo generatore di impulsi. Posso cambiare il nome al mio progetto del mio generatore di impulsi e metto questo motore a giri variabili, così. Poi qui devo scegliere le opzioni dell'impulso. Innanzitutto voglio un PWM oppure un treno di impulsi. Ce ne sono con una direzione, un'altra, noi per adesso ci occupiamo solo, quindi scegliamo il PWM. Come base del tempo, cioè del tempo di ciclo, di quanto deve durare il ciclo del nostro PWM, posso scegliere microsecondi o millisecondi. Scegliamo i microsecondi, cioè milionesimi di secondi. Per quanto riguarda il formato della durata dell'impulso, quanto deve durare l'impulso, posso scegliere tra decimillesimo di secondo, centesimo, millesimo, decimillesimo, oppure formato analogico S7. Scegliamo il decimillesimo. Il tempo del ciclo, in microsecondi, mettiamo che vogliamo un tempo di ciclo non di 10.000 ma di
20.000 microsecondi. 20.000 microsecondi sono praticamente 0,02 secondi. E per quanto riguarda invece la durata dell'impulso in 10 millenni, adesso per default c'è scritto 50, ma possiamo anche aumentarlo e lo mettiamo, se mi lascia lavorare, a 500. Per adesso fermiamoci così, poi vedremo altre modifiche andando avanti. Andando verso il basso, uscita hardware. Quale uscita hardware delle mie uscite del mio PLC on board devo usare? Posso usare la Q0.0, uscita a 100 kHz, oppure posso scegliere quale altra uscita utilizzare. Vabbè, lascio la Q0.0 e, come vi dicevo, se adesso l'ho dedicata al PVM non posso più utilizzarla come uscita Q0.0 per altri scopi. Vado avanti e qui mi trovo l'indirizzo iniziale e l'indirizzo finale, cioè quale area di memoria di uscita QW. Per chi non avesse visto il primo video vi invito a vederlo. Per default mi dà la 1000 e la 1001, quindi 2 byte per memorizzare il risultato del tempo. Bene. Indirizzi IO sono questi qua. A questo punto devo dire ok e ho preparato la scelta e la configurazione con i parametri che ho scelto per quanto riguarda il mio PWM. Adesso cominciamo con la programmazione dei vari segmenti. La prima cosa che vado a fare è crearmi un comando per far partire il nostro motorino. Quindi per start e per stop. Vado a prendere ad esempio combinazione logica bit, prendo un blocchettino di SR, una memoria bistabile. Questo blocchettino di memoria bistabile possiamo chiamarla, ma mi sembra che l'ho già chiamata, infatti mi sembrava di averla chiamata, eccola qua, l'ho chiamata Enable HMI, cioè perché la vado ad abilitare direttamente sull'HMI. Però ovviamente la memoria, per essere on-off, ha bisogno di due segnali. Questo qui l'avevo dichiarato come start, ovviamente, start con comando da HMI, e questo è lo stop con comando da HMI. E quindi in questo modo mi sono preparato quello che è quello che servirà a far attivare e disattivare poi a giri variabili dal nostro segnale logico in ingresso. A questo punto, visto che devo lavorare con un segnale analogico, ma nel mio caso per adesso è simulato perché non ho collegato nessun potenziometro all'ingresso analogico, però posso simulare l'ingresso analogico ugualmente. In che modo? Vado innanzitutto a prendere i blocchetti che mi serviranno per trattare i segnali analogici. Quindi vado operazione di conversione e trovo il blocchetto norm e il blocchetto scale, li porto direttamente qui. Anzi, facciamo così per adesso e andiamo a mettere un po' più di zoom in modo da favorire il tutto. Ecco, il norm X, per chi conosce segnali analogici, sa che il segnale analogico da 0 a 10 volt viene trasformato in segnale digitale con un valore numerico 0 volt 0 decimale, 10 volt 27.648. Questo qui è un valore intero. L'uscita la vogliamo invece in valore
numerico reale, quindi con la virgola. Qui dovrei mettere il mio ingresso del mio sensore analogico. Come dicevo, non ho il sensore analogico, metto qualcosa che mi simuli il sensore, perché qui in pratica devo scrivere un valore compreso da 0 a 27.000 e rotti. Faccio così, so che ho dichiarato una variabile e l'ho chiamato simulatore analogico. Ed è una memoria, quindi questo è il mio valore numerico, invece che provenire dal sensore, lo vado a dichiarare nella memoria, ovviamente come dicevo prima, un valore compreso tra questi due estremi. In uscita mi troverò, siccome mi troverò il valore da 0 a 27.000 normalizzato e vado a mettere il mio out norm. Siccome è un valore out nome è nome, il valore viene salvato, viene memorizzato in questa memoria doppio word 10, quindi a 32 bit, perché è un numero reale. In ingresso sul value, per scalare questo valore e quindi renderlo umano, leggibile per noi, metto ovviamente l'ingresso di questo qua, lo voglio che sia trasformato da un valore da 0, mettiamo a 10.000, posso mettere anche altri valori, 10-20.000, e in uscita voglio che il mio valore sia da reale, lo rivoglio intero, quindi e in uscita qua come variabile avevo messo ovviamente deve essere un'altra memoria doppio word. Se questa è memoria 10 significa che la memoria word 10, 11, 12 e 13 sono occupate per creare la memoria doppio word 10, quindi quella successiva è la 14, ecco qui, è l'out del blocchetto scale. Un'altra cosa che voglio fare è, siccome voglio visualizzare la percentuale del mio segnale da 0 a 100, vado a mettere un blocchetto di divisione che trovo qui sulle operazioni matematiche. Operazioni matematiche, prendo un div e lo porto qui. Su div cos'è che vado a mettere? Vado a mettere questo valore qui, posso fare anche copia e incolla, questo valore outscale e lo vado a dividere per 100 in modo da avere il valore in percentuale. E quindi anche da questa parte ovviamente deve avere una memoria MD. E vediamo come ho messo 100, mi sono buttato troppo in alto, ma comunque l'importanza bastava mettere MD18. Va bene così comunque. E così abbiamo realizzato quello che è l'acquisizione del segnale analogico, la normalizzazione, la scalatura e anche il calcolo del segnale percentuale del mio PWM. Questo valore che leggiamo qua, outscale, non è altro che il valore che arriva dal segnale analogico e può andare da un minimo ad un massimo, quindi questo valore che esce è quello che sarà memorizzato nell'area QW1000, che è il tempo del nostro segnale. Quindi dobbiamo fare in modo che questo valore adesso vada sul QW1000 e per farlo il modo da utilizzare è il blocchetto move. Il blocchetto move non è altro che praticamente un trasferimento di dati da un ingresso ad un'uscita. Quindi qui devo andargli a mettere questo valore qua dell'outscale, quindi è l'MD14,
e devo trasferirlo sul QW1000, al quale avevo dato anche il nome alla variabile uscita PWM. Fatto questo, adesso per la gestione del PWM mi serve il blocchetto control PWM. Vado a prenderlo sulle istruzioni avanzate. Istruzioni avanzate abbiamo detto. Istruzioni avanzate. Eccolo qua, pulse control W PWM. Lo porto qui. Ok, questo CTRL W lo lascio così, il nome del blocco dati, perché essendo un blocco i suoi valori, i dati li conserva, crea in automatico un DB, un blocco dati per conservare i propri valori. L'enable attiva, se lo lasciamo così, attiva già direttamente il funzionamento del CTRL W PWM, ma per quanto riguarda l'acquisizione o la non acquisizione dei dati che provengono dal mio segnale analogico devono essere abilitati con l'enable. Quindi in questo caso io posso usare un ingresso fisico del mio PLC, infatti enable da PLC, oppure visto che ho creato un enable anche per le CMI, lo collego in parallelo. E questo qui mi sembra che fosse la memoria 0.0. Ecco, enable HMI. Adesso su questo indirizzo qua devo andare a mettere il mio pulse, eccolo qua, dove si è andato a finire, eccolo qua, local motor 1, quello che ovviamente la costante, come abbiamo visto nel primo video, è 265. Adesso non ci resta che compilarlo e trasferirlo sul PLC. Quindi posso fare direttamente carica nell'espositivo perché fa anche la compilazione. Ovviamente adesso mi chiederà qual è il PLC e una serie di richieste. Fatti avvia ricerca per trovare i nodi compatibili. Eccolo qua, trovate il nodo, carichiamo nel PLC. Andiamo avanti, prosegui, carica. Ok. Bene. E tutto questo l'abbiamo fatto. Adesso possiamo andare a testarlo mettendo gli stati del controllo on-off. Ecco che gli stati sono attivati. Vado subito a inserire al posto dello 0, vado a mettere un valore di, non so, 12.000 su 27.648, ok? Ecco, mi fa vedere che siamo già, questo è il valore in uscita da 0 a 10.000 ed è quello che va sul mio memorizzato come tempo del mio PWM ed è il 43%, ma non è ancora completato tutto. Per quale motivo? Perché il move l'ha trasferito, ma vediamo che il PWM non è stato attivato e quindi non c'è nessun uscita sul motorino. Lo abilito da qua dicendogli comanda A1.
Ed ecco, sentite il rumore del mio motorino. Comanda 0. Tolgo un attimo, interrompo il collegamento online e vado a lavorare adesso sul HMI. Andiamo su pagina 1. Ecco, cominciamo a mettere i primi componenti. Prendo un pulsante, ecco, questo mi farà da start HMI, e vado adesso a programmare sulle proprietà, devo associarlo alla mia variabile. Essendo un pulsante, deve agire, crea un evento, quindi devo andare su eventi. Quale evento? Quando premo deve accadere qualcosa. Quale funzione della premitura o spremitura? Un bit, ovviamente stiamo lavorando su un bit. Quale? Vado a scegliere questo imposta bit con tasto attivato perché mi funge da pulsante monostabile. Avendogli detto tutto questo, dice sì, mi hai detto tutto, bravo, ma quale variabile? Devo saperlo io che devo fare questo lavoro, ma quando sento la presenza di quale variabile? Dai, apri che abbiamo da fare. Variabile del PLC. Apriamo un po' questa finestrella. E deve essere quella che io ho chiamato memoria 0.0. Qua non si vede benissimo perché finisce lo schermo, ma c'è un segno di spunta e bisogna attivare il nostro segno di spunta, quindi faccio così di nuovo, altrimenti non si vede. Variabile del PLC, ecco, adesso si vede. Enable HMI, eccolo qua. Anzi no, scusate, non è enable, perché enable è direttamente la memoria, è per la fase come dormire, ma sarebbe lo start enable, ok, altrimenti. Start enable, ok, fatto. Adesso che ho preparato questo pulsante, per andare a programmare lo stop, basta fare un bel copia e incolla che non guasta mai. Ovviamente lo sposto, altrimenti non vedo lo start. E questo qua lo chiamo con molta fantasia, lo chiamo stop HMI. Sulle proprietà non devo fare quasi nulla tranne che cambiare la variabile, che non è lo stat, ma il comando arriva dallo stop enable. Variabile PLC stop enable. Okay. E così vado a posso comandare direttamente dall'HMI l'acquisizione del CTRL WPVM, posso metterlo in esecuzione o disabilitarlo. A questo punto mi servono alcune cose per poter visualizzare, alcuni oggetti per visualizzare i vari dati, quindi sugli elementi prendo questo input-output del numerico per valori numerici, e questo qui vado a scrivergli. Questo qui è il mio valore analogico. Io qui voglio vedere il mio valore analogico. Ovviamente se ne prendo un altro perché devo scrivere ancora un po' di testo. Valore analogico che deve andare da 0 volt, che corrisponde ad un valore decimale 0, a
27.648 che corrisponde ad un segnale analogico letto di 10 volt. Facciamo una cosa fatta meglio, lo mettiamo qua sotto. Adesso a questo dobbiamo assegnare la variabile che si trova nel mio programma, quindi proprietà, ecco la proprietà. Questa volta non fare nessun evento generale, vado a scrivere qual è la variabile che deve andare a leggere. La variabile che devo andare a leggere è quella che ho chiamato simulazione del valore analogico. Se fosse un ingresso analogico, qui avrei IW64, quindi andrei a vedere il valore che ho digito, che andrò a digitare da 0 fino a 27.000. Questo qui deve essere un ingresso, perché io da qui vado a scrivere il valore che andrà poi a modificare il tutto. Formato decimale, 9 vanno bene, ma non voglio il segno. Ok, dai, ecco, a questo punto posso dirgli che lo voglio centrale e volendo esagerare gli dico che invece di 17 lo voglio 27, tanto è gratis. Eccolo. Adesso che ho fatto questo, vado a fare il lavoro che ho fatto prima, un CTRL C e un CTRL V per visualizzare altri dati. Metto un testo. Ecco, quello che voglio vedere è il pulse, che in pratica è il tempo che è stato dell'impulso che è stato memorizzato, me lo lasci scrivere, sul QW, solo che ho visto che c'è un altro testo sotto, questo non mi serve, questo invece va messo qua. Andiamo sulle proprietà di questo oggettino. Questo oggettino non è il simul analog ovviamente, ma è quello che nelle variabili del PLC, è questo qua, QW1000. Lo lascio in decimale, non 4 valori dopo, non 4, ma bastano 4 perché no, da 0 no, 5 a 10.000, non è un ingresso, ma serve come display e un'uscita. Ok. E infine l'ultimo che mi serve è un altro per visualizzare l'apertura percentuale il numero di giri in percentuale del mio motore. Vediamo se mi lascia scrivere. Quindi metto il valore percentuale dei miei giri. Ovviamente cambiamo la proprietà, la variabile associata, la variabile del PLC è quello che ho chiamato uscita MD100. Siccome bastano qui solo 3 valori. Fatto questo, mandiamo in esecuzione perché dall'HMI virtuale posso comandare comunque un PLC fisico reale. Aspettiamo che faccia i suoi lavori. Ok.
Ecco qui che c'è il mio simulatore, l'RT. Vado un attimo su main. Main. Mettiamo gli stati, la visualizzazione degli stati on off, gli occhialini, in modo da vedere come sono messe le variabili. Ecco, la prima cosa che voglio introdurre adesso è da HMI questo valore qui, quindi vado su WinCRT e invece di 0 vado a scrivergli 15.000 ed ecco che mi dice che 5.425 è l'impulso su QW e il 54% del suo valore. Non succede niente perché non ho ancora attivato né i 0.0 neppure il mio enable. Vado a... ed ecco, ascoltate il rumore del mio motorino. Se vado a cambiare questo valore, metto un 5.000, ecco, vedete che il valore diminuisce. Vado a scrivere 18.000, 27.648 è il valore massimo del mio motorino, che praticamente sta decollando. Ecco, come vi dicevo, il motorino 24 volt corrente continua. Se gli metto 2000, in pratica sentite che è troppo poco l'impulso, non riesce nemmeno a muoversi. Mettiamo 5000 di nuovo per non sforzare troppo il motorino. Eccolo qua, questo è quando lo è a spinta. Bene, e quindi abbiamo visto questa parte del nostro, lo fermiamo. Cos'altro ci sarebbe da vedere? Ci sarebbe da vedere ancora molto, ma non vorrei che il video diventasse troppo lungo, quindi anche se avevo detto che si vedeva, avrei fatto tutto in 2 video, ci sarà un video, spero di fare un video successivo. Per quale motivo? Per il motivo di vedere in un grafico i valori che da 0 a 10.000 in che modo cambiano, perché adesso noi abbiamo questo QV qua, abbiamo il valore, andiamo a vedere dov'è, carica, no, proprietà. Questo valore qua, il tempo del ciclo, è fisso, quindi non possiamo modificarlo. Il tempo del ciclo, 500, ma anche 50 possiamo modificarlo, ma quello che non possiamo modificare da programma è il tempo del ciclo. Ma possiamo farlo in che modo? Mettendo il segno di spunta qui, che adesso non si mette perché semplicemente il programma è in run, interrompi il collegamento. Riprendiamo il tutto, proprietà, perché questo tempo è fisso. Invece questo qui, questo è variabile e dipende, anche se adesso qui c'è scritto 500, poi dipende dall'ingresso del nostro IW. E quindi per modificare questo valore del ciclo devo andare a consentire la modifica. Poi devo dirgli ricablare le variabili con il nuovo indirizzo dell'unità. Adesso non lo faccio. E dopo che è stato cambiato, possiamo da programma modificarlo. Ma lo vedremo in un prossimo video, magari con un altro esempietto, e anche in che modo potremo visualizzare attraverso quello che è un grafico. Sono i trace, i grafici,
con, adesso non c'è nessun trace, vado ad aggiungere un nuovo trace e su questo, sempre con calma, devo andare a mettere le variabili che voglio vedere, i segnali che voglio visualizzare e poi le condizioni di registro, di campionamento dei miei valori, e poi potrò vederli su questo diagramma. Ma come vi dicevo sarà oggetto di video del prossimo video. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero che vi sia stato interessante, vi sia piaciuto e ci vediamo presto, speriamo di vederci presto e vi auguro una buona continuazione. Dimenticavo, se vi è piaciuto mettete un like o iscrivetevi anche al mio canale dove trovate moltissimi altri video. Arrivederci, buona continuazione.